Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterravano per la prima volta sulla superficie della Luna. Questo evento rappresentò un momento fondamentale per la storia umana, il completamento di un viaggio che avrebbe aperto per sempre le porte dell'esplorazione dell'universo. Ed è importante fermarsi e pensare quali sono quegli eventi che ci permettono in alcuni momenti della nostra storia di realizzare e concepire missioni che sembravano fino a quel momento impossibili. Questi momenti in cui c'è un prima e un dopo e che marcano una transizione che cambia la società per sempre. La missione Apollo 11 fu un trionfo di coraggio, di ambizione e anche di visione, ma fu anche il risultato di un lungo processo di ricerca caratterizzato da avanzamenti tecnologici fondamentali, da successi ma anche da fallimenti e da pianificazione meticolosa. Nel mio campo, la genetica, un evento simile avvenne nel giugno del 2000, quando un consorzio internazionale di scienziati annunciò di avere completato la prima bozza della sequenza del genoma umano. La premessa era enorme: questo progetto cambierà per sempre la storia del progresso delle scienze mediche e porterà a un migliore cura e diagnosi delle malattie ereditarie. Quello che vorrei farvi vedere oggi, come questo progetto ha non solo cambiato profondamente come studiamo le malattie umane, ma ha anche cambiato fondamentalmente come pianifichiamo e organizziamo la ricerca in alcuni domini della scienza. Prima voglio ricordarvi brevemente cos'è il genoma, per quelli di voi che non sono scienziati. Il genoma è essenzialmente un libro, un manuale di istruzione della vita. È fatto di DNA, questa molecola filiforme con questa struttura a doppia elica, e nell'uomo questa molecola è lunga 3 miliardi di lettere, quello che noi chiamiamo basi. E queste lettere sono organizzate in una sequenza precisa a definire circa 20.000-30.000 parole. E sono queste parole che contengono le informazioni che ci permettono di codificare tutte le funzioni biologiche. Quindi se prendiamo 2 persone qualsiasi in questa stanza, il loro genoma sarà identico per il 99,9% delle lettere. E questo significa che solo 3 milioni di lettere determinano tutte le differenze tra di noi, le differenze di caratteristiche fisiche, ma anche predisposizione alla malattia. E noi genetisti usiamo queste differenze per studiare i principi fondamentali dei processi biologici, per studiare la predisposizione delle malattie, ma anche per affrontare in modo scientificamente rigoroso preconcetti culturali, quali ad esempio quello della differenza tra le razze umane. Se guardiamo all'inizio degli anni 90, l'idea di sequenziare il genoma era considerata impossibile. La vastità della sfida tecnologica era tale da richiedere la formazione di un consorzio globale di scienziati che lavorassero insieme per sviluppare nuovi protocolli sperimentali. Fu anche una sfida logistica straordinaria che richiese la coordinazione di centinaia di persone in tutto il mondo per un periodo di 15 anni, per lo più prima di Internet, pensate un po'. E anche il costo di 3 miliardi di dollari era altissimo, più alto di quanto di ciascun progetto di ricerca fino a quel momento, e richiese la cooperazione tra governi diversi. E fu proprio questo un primo grande momento di cambiamento, cioè quest'idea di progresso scientifico non come risultato di un singolo gruppo di ricerca o di un singolo individuo, ma piuttosto come risultato di un processo di collaborazione tra centinaia di persone che lavoravano insieme per raggiungere un obiettivo più grande di loro. Il secondo grande cambiamento portato da questo progetto è stato quello di dimostrare il valore indiscusso di una scienza non più fondata sul saggio di una singola ipotesi scientifica, ma piuttosto sulla collezione di larghi volumi di dati. Fino a quel momento la comunità scientifica pensava con grande scetticismo a questo tipo di approccio, anche un po' di snobismo. In realtà la sequenza del genoma e anche il relativo completamento di questo manuale di istruzioni della vita ci ha permesso di generare un ciclo virtuoso di conoscenza, di innovazione e di dati che continua tuttora.
E questo approccio ha sostanzialmente fornito un motore inarrestabile di progresso, sia scientifico che tecnologico, che va ancora adesso a una velocità che è veramente difficile da comprendere. Basti pensare che oggi possiamo sequenziare un intero genoma in poche ore per poche centinaia di dollari. E questo continua ad aumentare lo scopo non solo delle nostre esplorazioni, ma anche delle nostre ambizioni scientifiche. Abbiamo fatto tantissimi passi da gigante, come promesso la sequenza del genoma, le tecniche genomiche stanno cambiando profondamente come studiamo le malattie. È un primo dominio in cui stiamo già realizzando fortemente questa promessa, è la diagnosi delle malattie cosiddette rare o monogeniche, che sono quelle malattie gravi che sono causate da una singola alterazione della sequenza del DNA. Ci sono circa 8.000 di queste malattie, di cui 80% genetiche, e individualmente queste malattie sono rare o anche rarissime, ma collettivamente sono molto comuni, affliggendo circa 400 milioni di persone in tutto il mondo. E tragicamente la maggior parte dei pazienti sono bambini che spesso non raggiungono il 5º anno di età. Quindi le tecniche di sequenziamento ultrarapido, la sequenza del genoma e anche la condivisione di dati tra scienziati ha permesso ormai di risolvere le cause genetiche di migliaia di queste malattie. In modo importante le tecniche di sequenziamento ultrarapido stanno permettendo di accorciare tremendamente il percorso diagnostico da anni prima ormai a mesi, a settimane, in certi casi addirittura in giorni. Inoltre queste tecniche ci permettono non solo di diagnosticare le malattie, ma anche di cominciare a curarle, riscrivendo essenzialmente la sequenza del DNA. Io invece mi occupo delle malattie cosiddette croniche o dell'invecchiamento, e per stare sul tema di questa riunione vi dico che queste sono invece malattie molto complesse, quindi siamo dalla parte del caos, se volete. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che nel 2050 la popolazione mondiale di età uguale o superiore a 60 anni raggiungerà i 2,1 miliardi di persone. Il relativo aumento di malattie croniche come le malattie cardiovascolari, il diabete o il cancro avrà un impatto enorme sulla salute umana. Si stima una perdita di circa 600 milioni di anni di vita a causa di morte precoce o di malattia. E quindi è veramente imperativo per noi di cominciare a pensare come possiamo migliorare la cura, la prevenzione, la diagnosi precoce di queste malattie, perché ovviamente questo traguardo, pur essendo un traguardo importante per l'umanità, rappresenta una sfida notevolissima per i sistemi sanitari di tutto il mondo e per la salute pubblica. Faccio parte di una comunità mondiale di genetisti che si occupa di capire le cause molecolari e biologiche di queste malattie, con lo scopo di identificare trattamenti che ci permettono di migliorare la qualità e la lunghezza della vita umana. E studiamo essenzialmente popolazioni. Diciamo che le popolazioni sono il nostro organismo, il nostro topo di riferimento. Usiamo la popolazione come livello di osservazione. Usiamo metodi statistici per combinare i dati genetici con diagnosi di malattie, per esempio se una persona ha avuto un infarto oppure no, oppure con tratti biomedici ottenuti da visite di routine, per esempio i livelli di colesterolo nel sangue. E poi combiniamo queste informazioni con informazioni su abitudini e stili di vita o fattori di rischio ambientali per capire se e quanto una patologia in una determinata persona sia causata da queste cause genetiche. Abbiamo fatto anche questo campo, passi da gigante. Vorrei illustrarvelo con questa breve animazione. In questa diapositiva vi sto facendo vedere il genoma umano, quindi ogni linea di questa diapositiva è un cromosoma, dal cromosoma 1 al cromosoma 23. Quando abbiamo cominciato questo tipo di studi, subito dopo il sequenziamento del genoma umano, avevamo scoperto una singola variazione di una lettera del DNA che aumentava il rischio di una malattia che porta a progressiva cecità in età adulta, la maculopatia degenerativa. Nel corso di poco più di 10 anni, grazie anche a tecniche che ci permettono di guardare a differenze tra persone diverse, abbiamo ormai scoperto centinaia di migliaia di queste differenze genetiche che aumentano la predisposizione a tutte le malattie
umane, quindi non solo malattie cardiovascolari, diabete, ma anche malattie scheletriche, psichiatriche, metaboliche e via dicendo. Quindi è importante ricordarvi che in questo caso questo tipo di malattie non sono malattie, come vi ho detto, come quelle di cui parlavo prima, causate da una singola variazione genetica. Nel nostro caso malattie complesse sono causate dalla combinazione di tantissime di queste varianti insieme all'ambiente, e quindi è quello che noi chiamiamo la lotteria genetica. Il tuo rischio di avere una malattia dipende da quante di queste varianti avrai. Quindi come stiamo usando adesso questa incredibile risorsa di conoscenze che abbiamo generato? In tantissimi modi diversi. Prima di tutto stiamo sviluppando modelli statistici, inclusi con l'intelligenza artificiale, che ci permette di prevedere esattamente se una persona avrà un rischio di sviluppare una determinata patologia nel corso della vita a causa dei loro fattori genetici. E questo è importante perché ci permette di indirizzare le risorse della prevenzione e della cura alle persone a più alto rischio, quindi a quelle che ne hanno più bisogno, rendendo i sistemi sanitari più efficienti. In secondo luogo, la genetica ha completamente rivoluzionato i processi di produzione di nuovi farmaci, aiutandoci a trovare medicinali che sono più sicuri e più efficaci per ciascuna indicazione. Quindi la genetica rende i processi produttivi più efficaci e più efficienti, abbassa i costi della ricerca farmacologica e permette quindi di sviluppare medicine più velocemente e in modo più sicuro. Stiamo anche usando delle tecniche di biologia molecolare e di genetica sofisticatissime per cominciare a capire come l'informazione del genoma è eseguita in modo diverso nei diversi tessuti e organi del corpo umano. E ancora una volta questo ci permette di sviluppare soluzioni mirate senza fare troppi danni. E un ultimo aspetto, che è quello a cui tengo io molto, è il fatto che la distribuzione ovviamente delle risorse, incluse delle risorse della genetica, crea inequità. La maggior parte degli studi fatti fino in questo momento nel mio campo sono stati fatti in popolazioni europee, in particolare del nord Europa. Quindi è importantissimo e stiamo portando tante energie per colmare questo gap e cercare di studiare differenze in predisposizione dovute a differenze in fattori genetici ma anche ambientali tra tutte le popolazioni del mondo, assicurandoci che il beneficio della genetica diventi equamente distribuito. È chiaro che nuove tecnologie hanno il potenziale di cambiare la vita moderna in modo drammatico e ovviamente la genomica non è diversa da questa. Quindi proviamo a pensare come possiamo costruire una nuova società e una nuova sanità che sfrutta appieno il beneficio della genomica ma anche protegge i suoi cittadini. Come vi ho fatto vedere, genomica e medicina sono più interconnessi che mai. Quindi noi vogliamo adesso lavorare per incorporare in modo di routine la genetica in tutti i piani di salute nazionale e regionale per permetterci di sviluppare modelli predittivi di cura più efficienti con un migliore utilizzo delle risorse pubbliche. La genomica si avvale di innovazione industriale ma anche contribuisce alla formazione di nuove industrie. Per esempio negli Stati Uniti il valore dell'industria genomica è elevatissimo, equivale a centinaia di milioni di dollari all'anno con un enorme ritorno di investimento. Quindi pensiamo che l'investimento in genomica può aiutare non solo a migliorare la salute di un paese, ma può anche migliorarne la sua economia. E voglio toccare un ultimo punto importante, che è ovviamente che la produzione di nuove tecnologie genera sempre nuovi scenari etici e legislativi complicatissimi. Ed è veramente importante che gli Stati sviluppino le competenze e le strutture che ci permettono di valutare i rischi associati a queste nuove tecnologie, ma che questo venga fatto nel contesto di un'appropriata valutazione dei benefici che queste tecnologie portano. È chiaro che il progetto del genoma umano ha cambiato fondamentalmente come facciamo ricerca, creando un modello di collaborazione scientifica e anche di cooperazione con la società.
Vi ho detto quanto è importante per noi studiare la genetica usando popolazioni. Quello che non vi ho detto è che i nostri studi sono basati su centinaia di migliaia di persone che donano tempo e dati in modo assolutamente volontario per favorire il beneficio della salute pubblica. Quindi continuiamo a lavorare insieme per creare modelli di cooperazione che ci permettano di dirigere gli investimenti per risolvere le grandi crisi dell'umanità, le grandi sfide dell'umanità, e soprattutto lavoriamo insieme per piantare il seme che poi lasceremo alle generazioni future. Grazie mille.